Eccoci qua, ciao ciao. Ragazzi, andiamo a lavorare in sport, basta eco, basta comfort, divertiamoci un po', abbiamo preso la Cupra per divertirci. E se andiamo in sport, al lavoro, poi torniamo a casa, quanto consumiamo? Tanto di più oppure no? Vale la pena per il divertimento? Beh, scopriamolo insieme. Bene ragazzi, andiamo a vedere nell'infotainment i nostri dati di partenza, faremo il nostro solito giretto, ormai lo conoscete, 30 km circa, poco più, poco meno, e andremo a vedere naturalmente i consumi in sport. In questo primo video naturalmente la mia guida sarà in sport e-mode, quindi puro elettrico, e poi faremo un altro video dove utilizzerò lo sport in ibrido. Sono curioso di capire quanto scende eventualmente la media in elettrico. Sapete che la media buona è intorno ai 6,5, 6 km e mezzo per kilowattora. Se andiamo in sport a lavorare e poi torniamo a casa e abbiamo consumato tanto di più o tanto di meno? Ci siamo sicuramente divertiti di più. Allora proviamo a scoprire questo tipo di performance, perché è quella che mancava finora nei vari video, nei vari test fatti qui sul canale. A proposito, visto che c'è tanta bella roba qui sul canale, iscrivetevi così magari non vi perdete questo video, gli altri, i prossimi, quelli passati, eccetera. Per cui i dati all'infotainment di partenza sono questi, naturalmente tutto azzerato, tutto a zero, abbiamo 120 km di autonomia col carburante, praticamente una tacca su 4, poco più, e 46 km di autonomia in elettrico per una batteria che in questo momento è al 94%. Quindi 94%, siamo ancora in comfort, tra un attimo poi prima di partire andrò in sport e vedremo se questi 46 km scenderanno di tanto oppure no, ma soprattutto il nostro consumo per kilowattora, quanti chilometri per kilowattora riusciamo a fare in sport e-mode. Per cui vediamo dopo con la nostra solita sosta di metà percorso e poi le considerazioni finali come sempre. Bene ragazzi, solito stop di metà percorso, abbiamo percorso 14 km, quindi un chilometro in meno rispetto all'usuale e i consumi sono naturalmente un po' più alti. Allora eravamo partiti con il 94% di batteria, siamo al 72%, naturalmente in modalità sport e-mode, quindi solo elettrico, mai partito il termico, finestrini aperti, tettuccio aperto, adesso è chiuso, e clima aperto, cioè tutto attivo, va bene? Clima e tettuccio, va bene? Proprio il massimo dell'efficienza, perché fa caldo. E cosa abbiamo consumato? Bella domanda. Allora, 300 km con 1 litro il carburante, perché significa zero benzina, e
praticamente 7 km per kilowattora. Potrete dire molto bene, eri in sport, tutto aperto, clima acceso. Ricordo sempre che il mio tragitto d'andata è molto molto favorevole e che al ritorno i consumi raddoppiano, addirittura triplicano, quindi quel numero lì già mi fa spavento, perché immagino al ritorno, poi facciamo le medie, insomma, e vediamo un po' cosa esce fuori. Però certamente un numero già molto molto basso, nel senso consumi alti rispetto alla mia media. Ricordate, la media in comfort e in puro elettrico su questo tragitto qui, sempre lo stesso, insomma anche con temperature magari meno tiepide e quindi con una batteria meno performante, però i consumi erano intorno ai, insomma, 8, 9, 10 km per kilowattora all'andata, quindi eravamo sicuramente più dei 7, tant'è che poi facevamo la media e andavamo ai 7 km, 6-7 km per kilowattora. Quindi non è così per questa andata, siamo già sotto media, e addirittura con l'eco, se ricordate, eravamo, se non ricordo male, sui 14, 13-14 km per kilowattora, sempre in questa tratta, la tratta di andata. Quindi addirittura saremmo alla metà rispetto al consumo in eco e un po' meno rispetto, significativamente meno rispetto al comfort. Questo mi pareva abbastanza pacifico, ma naturalmente noi vogliamo sapere di quanto incide, insomma, andare eco, comfort o sport. Eco e comfort, un po' l'idea già ce ne siamo fatta più chiara. E vediamo i sport. Mi sono divertito, questo sì, sicuramente, insomma, un paio di partenze dal semaforo rosso non male, che anche in comfort si possono fare, ma con lo sport è tutta un'altra cosa. La macchina, insomma, è al meglio di sé, anche se in puro elettrico. Per cui 7 km per kilowattora, 14 km, quindi significa che io ho utilizzato 2 kWh per fare 14 km, infatti eravamo al 94% e siamo poco sopra il 70%, quindi circa un 20% di batteria, 10% di batteria ogni 7 km, significa, beh, il consumo effettivamente è proprio quello, 7 km per kilowattora, 7 km, 10% di batteria, più o meno siamo lì. Va bene, ho paura per il ritorno, Ci vediamo alla fine e vediamo un po'. Sono rimasto senza batteria. Va bene, a dopo. Eccoci ragazzi, giro completato, è stato un giro leggermente più corto di quello solito, cioè 29 km rispetto ai 33-35 che di solito faccio. C'è il clima acceso nel frattempo. Allora, modalità sport con la solita breve modalità passaggio a ibrido per quel tragitto autostradale in salita veloce di circa 3 km e mezzo. Per il resto solo elettrico, sempre il clima, tettuccio aperto, finestrini aperti molto spesso, insomma, per gran parte del tragitto. Batteria 94% in partenza, 72% in ripartenza da Catania, dal centro città, arrivato a casa col 25%. Quindi significa che ho consumato praticamente il 70% circa di batteria. 70% circa di batteria significa all'incirca 7 kWh. Bene, questo significa che andiamo a vedere i consumi. Bene, 70 km con 1 litro, perché ho attivato il termico per pochi chilometri, sempre in sport naturalmente, ma quello che a noi interessa è il dato dell'elettrico, 4,5 km, diciamo arrotondiamo, per kilowattora. Beh, come vedete subito a prima vista è un dato leggermente peggiore rispetto alla media solita, che è intorno ai 6,5-7 km per kilowattora. Qui siamo a 4,5 e siamo lontani da quello che riusciamo a fare con Eco,
che significa almeno 10 se non di più chilometri per kilowattora. Farò un riepilogo, un video riepilogativo, mettendo proprio nella clip belli in evidenza tutti i dati, tutti i vari consumi in base alle varie tipologie di guida. E naturalmente quello che possiamo subito dedurre è che in sport si consuma di più, non tanto di più, e questa è una buona notizia, rispetto al comfort, tanto di più rispetto a eco, ma è anche vero che è un'auto totalmente diversa rispetto a eco, naturalmente. Per cui il mio consiglio nella considerazione finale è questo: possiamo andare in sport tranquillamente se non dobbiamo fare tanta strada in elettrico, se non abbiamo bisogno di una grande autonomia della batteria, allora a quel punto la usiamo tutta anche percorrendo 30 o 40 km, quindi un po' meno dei 60-65 che potremmo fare in teoria in comfort e in eco a maggior ragione. Ce li spariamo tutti, non ho esigenze di tornare a casa con la batteria carica, non devo fare più di quei 30-40 km, allora sapete che vi dico? Vado in sport e mi diverto. Bene, questa potrebbe essere una tipologia giusta, corretta di utilizzo, ma flessibilità è la parola d'ordine, almeno per me, e quindi niente di meglio che cambiare continuamente il profilo in base alle nostre esigenze. Ragazzi, l'auto permette di farlo, ha i diversi profili, all'elettrico e all'ibrido, e allora è inutile stare magari piantati su un unico profilo di guida, magari non proprio efficiente in base alle circostanze in cui ci troviamo, e allora andiamo in comfort, e quando c'è quel po' di strada un po' libera, oppure ci vogliamo divertire 2 minuti perché siamo stati intrappolati nel traffico, andiamo in sport e buonanotte. Per il resto, guida in sport fantastica, come sempre, la migliore modalità naturalmente per volersi divertire. In comfort è quando insomma si utilizza la macchina giusto per spostarsi. In sport era l'auto, in sport ero anch'io, quindi insomma, più veloce al ritorno perché meno traffico, più scorrevole, quindi si è potuto andare anche più veloci, quindi consumi più alti anche per questo, oltre che per la tipologia di percorso al ritorno. Quindi 4,5 km per 1 kWh, praticamente ho fatto percorso 30 km, e quindi siamo lì come consumi, significa appunto circa un 7 kWh, ne avevamo consumati 2 all'andata, 5 al ritorno, in realtà insomma, sì, un po' meno, e quindi siamo intorno a questo consumo, quindi direi un 70-75% di consumo di batteria su 30 km. Sembra tanto, ma eravamo in sport e abbiamo guidato al meglio, perché ripeto, non ho lesinato, ecco, diciamo così. Mentre in comfort si guida morbidi, in sport si va in sport sia l'auto che io, e quindi insomma, sono andato, diciamo così. E allora consumi non male, non sono affatto deluso, direi che 4,5 km per kilowattora è il consumo peggiore naturalmente che si può ottenere in elettrico con la batteria, ma nella modalità sport ci sta alla grande, e alla fine ci permette di viaggiare tenendo questa media di percorrere circa, direi, 45 km all'incirca, mantenendo una media di 4,5 km per kilowattora, avendo 10 kWh a disposizione, quindi con batteria carica al 100%, facciamo quel range lì, 40-45 km arriviamo a farli tranquillamente. In comfort arriviamo ai 60-65, in eco forse addirittura superiamo i limiti previsti dal produttore, dichiarati dalla casa. Va bene ragazzi, prossimo video con stesso percorso, stessa modalità, stesso profilo sport, ma in ibrido, per vedere un po' a quel punto batteria e benzina, cosa succede, e poi ve lo prometto, video riepilogativo con tutti i dati, proprio una tabella, così abbiamo un po' i riferimenti. Però mi sono divertito, ero in sport, quindi va bene sempre, insomma, qualunque strada si fa, se si è in sport va benissimo. Vi saluto, ci vediamo qua sul canale, alla prossima, ciao ciao!